Molte volte uno pensa che la Tunisia è un viaggio difficile, invece non è così. Ragazzi, la Tunisia non è un viaggio difficile, questo è un viaggio difficile. Soprattutto ad agosto. Bene, non va bene! Siamo su una ferrovia, persi. Non posso più nemmeno ripartire. Non so come fare. Ciao, sono Gianluca e lei è Lili. Abbiamo fatto qualche viaggio negli ultimi anni e abbiamo finito i paesi economici ed è per questo motivo che quest'anno siamo qui, pensando scioccamente che sarebbe stato più semplice. Ah, poi c'è lei, 129.000 km alla partenza. PS, leggete la descrizione visto che mi faccio un culo tanto per lasciarvi tutte le informazioni necessarie e poi lascia un commento, iscriviti eccetera eccetera eccetera. Noi dove stiamo andando? Cosa stiamo facendo? Da dove veniamo? Stiamo venendo dalla Sicilia e dovremmo andare a vedere l'Oceano Atlantico. In tutto questo dovremmo costeggiare i Pirenei per non prendere troppo caldo. La cosa non è riuscita molto per il caldo, però siamo fiduciosi per i giorni a seguire. Che giornata pesante. Disperata, si è fatto un giorno sotto il sole, ragazzi. È disperata, è disperata. Non esiste buono e cattivo tempo, ma buono e cattivo equipaggiamento, diceva Baden-Powell ai suoi soldati in guerra, quindi noi ci affidiamo al nostro principale sponsor. Visto che ormai una moltitudine di viaggiatori si affida a ditte e aziende per essere sponsorizzati per i propri viaggi, anche noi abbiamo la nostra piccola azienda siciliana, la Touritech, che quest'anno per testare i suoi prodotti e non rimanere indietro dopo l'uscita del nuovo GS ci ha proposto 4 accessori che adesso vi faremo vedere per il nostro viaggio. Quindi noi non stiamo viaggiando per viaggiare, stiamo viaggiando per testare i loro prodotti. L'ultimo GS, il 1300, se avete visto attentamente, ha nei bordi 2 sporgenze che sembrano dei portabicchieri. Allora Touritech cosa ha pensato? Questi ragazzi, dopo che vedranno l'Oceano Atlantico, non li vuoi far fermare lì a bere qualcosa? E dove poggeranno i loro bicchieri visto che non hanno il GS 1300 e non l'avete nemmeno voi? Qui! Le gole del Galamus sono un'attrattiva naturalistica veramente impressionante. Peccato che c'è sempre qualcuno dietro pronto a non farti fermare. Infatti Lili, Almeno 2 o 3 volte avanti e indietro per gustarmela un po' di più. Perché è durato poco, cioè nel senso sei entrato, ci eravamo fermati un secondo per guardarlo meglio e subito spunta lui che ci dice no, dovete camminare perché ci sono quelli dell'altro senso che devono... Quindi, sì. 130.000 e siamo già in una strada che non sappiamo se ci porterà da qualche parte. Diciamo i compleanni di questa motocicletta sono sempre molto particolari. l'unico modo per tranquillizzarla era portarla in un posto tranquillo, un passo montano. Signore Largo, il problema secondo me è per quella macchina, non per noi. La cosa sembra andare bene. Cul de Pradel, capito? Il colle del padel, tradotto se lo vuoi tradotto. Guarda cosa c'era davanti. Stanno boicottando il mio viaggio avventure. Mi portano in posti di lusso a dormire. E guardate, c'è tutto, un tavolino con il tavolo in ferro battuto, con il fornetto, guarda che stanza da letto, bagno, docce. Mi vuole togliere tutto, mi vuole togliere tutto, mi vuole togliere quell'aura. Vatti a mettere i piedi a mollo. Ma sei serio? E certo amore, dobbiamo fare vedere, dobbiamo capire se sono calde, sono fredde, dobbiamo... Perché lo sai come mi vedi a mollo? Ma uno, metti a mollo e esci. Metti una mano a mollo. Ma te lo devo dire? Trovate una modella in loco a basso prezzo e comprate le baguette per continuare, siamo pronti. Da quando? 10 anni? 10 anni che ho la targhetta. Perché? Dove siamo?
alle grotte della Ziz. No! La grotta è scavata da un fiume geologicamente interessante, addirittura è presente un museo con reperti preistorici, ma noi abbiamo fretta e andiamo qui a mangiare, e diamo da mangiare. Lo vedi Robin Hood, vero? Little John, tata della foresta. Allora siamo sulla splendida strada che porta a Gavarnie. Me lo sono chiuso e mi devo chiudere mi devo fermare per l'ennesima volta per chiudere sto di coso. Non riesco a prenderlo con i guampi, con sto filo non si sta capendo più niente. Queste sono tutto pietre che sono scese tempo fa. E loro cosa hanno pensato? Ci facciamo la strada sopra, sono già cadute. Posato tutto in albergo, ci lanciamo nel motivo di tutta questa fretta. Ma questo lo dobbiamo vedere, cioè dobbiamo arrivare fino in fondo. È stata la prima attrazione che abbiamo trovato sui Pirenei a convincerci a fare anche questo viaggio, perché era una cosa naturalistica bellissima. Quindi, reduci di tutti i nostri fallimenti, dove arriviamo in un posto e non li visitiamo e ce ne andiamo, questo lo dobbiamo fare tutto, questo lo dobbiamo vedere. I primi segni di cedimento da parte della nostra piccola eroina, che nonostante abbia visto donne incinte farlo, lei vuole arrendersi dopo 5 minuti dalla sua dichiarazione. Non mi arrendo. Forse ci dobbiamo accontentare di questo. Non andare oltre. Dopo che siamo arrivati qua. Non lo vedi che il divino non ci aiuta? Lascia un commento. Ah, non ce la faccio. Devo venire io, eh? Cioè non è che un domani un divorzio dice ah tu mi hai portato lì. Tu hai detto forza andiamo. Dopo che siamo arrivati qua. Lei ce l'ha fatta. È una soddisfazione dentro, interiore. No, questo me lo ricorderò per sempre. Ora hanno vinto su tutti. Non sappiamo chi siano, ma sono qua sotto. Loro hanno vinto su tutto, hanno superato tutti. Guarda dove sono. Avete capito? Hanno fregato anche loro, che spendono 500 euro per dormire una notte qui. Li hanno fregati tutti. Guardati, questo lo possono fare in pochi e lo fanno in molti. Quello lo possono fare tutti e lo fa una sola persona. Che bene. Anche se l'hotel è vecchio, sembra anni 50. No, su Booking aveva le recensioni basse, erano 6,7. Meglio l'alziamo la media. Io la voglio alzare la media, Ecco. perché è antico, però... Com'è che si chiama? Hotel Decimes. Decimes, da notare subito il bagno. Il bagno di tua nonna. È il bagno della nonna, sì, però è pulito. Ha grandinato. È successo il panico. La mia moto non ha preso mai così tanta acqua. Si mangia on the road, si soffre on the road, si dorme in hotel. Allora stiamo salendo al Col del Maria, Marie Blanche mi dicono dalla regia. A me questi luoghi mi ricordano di Marco Pandani, perché quando io scoprì Marco Pandani, perché lo davano alla Rai e si vedeva questo, che praticamente nonostante si fosse fatto tipo tappe lunghissime, in salita prendeva e scattava, e mi pare che era proprio al Tour de France che lui aveva sta maglia gialla che era già primo o cosa del genere, lo dovevo andare a prendere, non mi ricordo perché ero piccolo. Minchia, ma un'emozione che creava che tu non ci puoi credere. Bello, è un bel ricordo, no? Cioè se c'è un uomo che fa uno sport che non è il tuo, no? E che ti appassiona, quello vuol dire che è un campione. Il Colle del Maria Blanc, il Colle di Maria Bianca, niente di che. Bello il paesaggio per salire che non il punto più alto. No, questi angoli di Francia che sono veramente di Pirenei francesi, c'è anche il fiumiciattolo, queste casette tipiche troppo biddite, belline, niente, dà soddisfazione fare queste strade.
proprio per la bellezza paesaggistica. Indicare di farvi vedere la stanza dove stiamo adesso per 2 giorni, 60 km dall'oceano. Qua vedete il cibo, visuale, lì che asciuga le cose, bagnetto con, guardate qua, e si accende la luce. Visto la grossa presenza di acqua e dovete stare senza microfono, se non sentite qualcosa li mettiamo sottotitoli. Ehi tu, non pisciare nella porta! Bene, non va bene, non vendo niente. Google ci ha fatto tagliare le trazzere, pietraie, non lo so. Disastro ragazzi, un disastro. In 5 minuti è successo di tutto. Sì, non ci voglio vedere, voglio andare a morire senza guardare. Ma io non voglio morire però. Decisi finalmente ad andare a vedere l'oceano, ci lanciamo verso questo passo. Difficilissimo arrivare qui, è stata una lotta impari fra noi e la natura. La pioggia, poi il vento, poi non gli si vedeva il navigatore, poi la busta, e poi vola quello, e poi gli occhiali. Accessori Touritech sono una certezza per viaggiare. Una certezza, sì, come no. Colle? Io non lo so dire. Col di Champagne, dopo c'è scritto. Ho scelto il giorno adatto per andare sull'oceano. Ci hanno portato il costume da bagno. Il costume da bagno si è fatto 1200 km per arrivare sull'oceano. Ancora siamo in montagna però. Ho visto l'oceano, tu l'hai visto? No. Io già l'ho visto. Ma dove? Siamo a 2,6 km dall'oceano. Ma io non l'ho visto. C'è, è qua dietro, io non te l'ho fatto vedere apposta, mi sono entrato qua dentro. Sei emozionata? Sì. Sei pronta? L'oceano non ci vuole. Ci sta rifiutando proprio il mare. Ci rifiuta. Mamma, questa è la foto dell'oceano Atlantico, non ti preoccupare, non ci venire, è come la playa quando è agitata. Qua, nessuno soffre di certificato perché già sta. Io immaginavo io e te seduti davanti a San Giovanni, utilizzavamo i nostri portabicchieri della Touritech. Un'immagine idilliaca, si è finita in un parcheggio. Forse un po' delusi per la troppa confusione, torniamo in albergo dove vi presentiamo il secondo accessorio Touritech costruito e testato per questo viaggio, parasole. Vi ricordo che siamo partiti con un pezzo di cartone il primo anno che siamo andati in Albania e adesso ci siamo evoluti. Guardate qui, che magia di ingegneria. Ultima notte con questi paesaggi e domani Spagna. È arrivato il momento di salutare la nostra casa, è stata l'unica a sopportarci per 2 giorni. Dove andiamo a finire oggi? Ma come non lo sappiamo? Lo sappiamo. Sì, andiamo a visitare i posti. Però poi non lo sappiamo. All'avventura, si All'avventura. dice. Finalmente. Ogni volta che ci fermiamo in un posto e siamo bardati così e carichi di roba, Gianluca mi manda in spedizione per visitare i posti mentre lui sta accanto alla moto. E questa cosa non è bellissima perché non possiamo a volte condividere le cose insieme, però. Non sappiamo molto di questo luogo, non era fra le nostre tappe e diciamo che ce lo siamo ritrovati lungo il cammino. Ed è proprio del cammino di Santiago che appartiene come importante luogo spirituale. E spiritualmente andiamo a pranzo. Hai messo le patatine dentro il panino? Sì. Ma perché? Mi danno gusto. Ma cosa c'entra le patatine dentro al panino? Finito il pranzo andiamo al castello di Javier, dove io ipotizzo eventuali sistemi di difesa. Tenevano lontane le truppe nemiche, capito? Con questi sistemi, parcheggi lontani. Qua fallo girare finché tutti la possono sentire. Passo. Siccome non so se riesco a fare volare il drone qui. Vediamo questo qua, San Francisco Xavier. Francesco Xavier. E diglielo cosa è successo. Questo qua ha abbandonato tutto e se n'è andato in giro per il mondo, prima nelle Indie,
e poi in Giappone. Vi faccio vedere qua mentre mi hanno mandato queste cose. Evangelizzare il popolo. Evangelizzare il popolo, veloce veloce. I pescatori, tutti quanti ha convertito. Anche io mi sto sentendo convertito adesso. L'artefice, lui è l'artefice. E allora, come Francesco che abbandonò tutto per girare il mondo, anche io mi lancio con un paio di mutande attaccate al mio borsone posteriore. Fino a quando una peccaminosa strada laterale attira la mia attenzione e perdo la retta via. Siamo su una ferrovia, persi, non so dove ho sbagliato. Queste rocce puntano al cielo e restiamo così affascinati che montiamo il nostro giaciglio proprio sotto di loro, presso un camping trovato sulla strada. Madonna ragazzi, una notte, cioè nemmeno nei raduni credo che sia, c'era una festa in paese, non so, hanno suonato fino alle 4 del mattino e bombe. Cioè noi praticamente già non eravamo convinti nel prendere il campeggio perché siamo stanchi per i chilometri fatti, nonostante tutto ci siamo decisi sotto questa location spettacolare. Quando siamo entrati cosa abbiamo detto? Ma qua è un luogo tranquillo. No, c'è poca gente. Sembra un po'... Niente ragazzi, una bomba atomica. Prima di andare sulle montagne andremo al castello di Lohar, Lor qualcosa. Fu costruito alla fine dell'undicesimo secolo per ordine del re Sancho Ramirez I di Aragona, sui resti di un'antica fortezza romana. Abbiamo deciso, nonostante la stanchezza della nottata rave party, di andare a visitare il castello. È considerato il castello romanico più importante della Spagna. All'interno si trova la chiesa di Santa Maria in stile romanico. In origine era residenza reale, divenne in seguito convento agostiniano. Un due della merda, della lerda. Un dos tres, un passito ballante. La Touritech chiede una fotografia del sistema di raffreddamento personale durante le soste, però al fresco, che faccia percepire il fresco che uno può sentire. Quindi noi adesso andremo in una parte montana, molto montana, per cercare di presentare questo prodotto. I miei sogni di gloria sono appena finiti, in quanto la strada, che era l'unica sterrata che avevamo deciso di fare, è chiusa. Non ci resta che proseguire su queste strade di montagna, ma la stanchezza sta presto ad arrivare. Vai amore! Dai, siamo un'altra ora... un'altra ora e mezza. Divisi in due tranche da mezz'ora, si fanno subito. Proprietà della mia anima. Della tua anima sì, del tuo corpo no. Uno dei momenti belli. Già quando stai per arrivare, che ti mancano quei 20 minuti e ti devi mettere il timer, no? Già. Non è bellissimo? Sta piovigginando, ma prendiamoci la gonna. È arrivato il momento di presentare l'ultimo, un accessorio ancora in via sperimentale, amore no, non di sopra, di sopra, in via sperimentale, un optional che non vedrete nemmeno nelle più grandi ammiraglie di qualsiasi casa, lo produce solo nella Touritech. Ecco, vedi? Fai il nebulizzatore, non so se si vede, e da ventilatorino. La tua fidanzata è scesa a fare spese, compere, e tu non puoi lasciare la motocicletta? Condizionatore incluso. Anche qua. È perfetto. Così, in questa posizione arriva perfettamente. È una stronzata! Doveva essere una giornata epica, è risultata una giornata disastrosa, pochissimo mangiare, partiti con sonno e stanchezza, abbiamo dovuto rinunciare a fuoristrada perché sennò non saremmo mai più arrivati. Direttamente dall'India a Calcutta 2021.
Vi vorrei fare un tour della camera che abbiamo preso. Questo era questo listelli di legno pregiato, che è? Coranietto. Questa favolosa sedia di mogano, due letti separati, una finestra che dà, guarda proprio qua, sul Gangi. E lui mi fa, no dimmi cosa? Ho detto nel letto, scomodo, una lenzuola. E lui, no, a me non... Per lui era tutto normale. Uragno, cerecista, muffa. Come ce l'hai? In spagnolo, amore, tu hablas spagnolo? Non hablo spagnolo. Non hablas spagnolo? No. Vorrei precisare per i miei amici che i posti dove dormire non li scelgo io in base ai soldi, li sceglie lei, quindi sceglie solamente lei. Non è che qualcuno comincia a dire ah sei il solito ricchio, no, li sceglie lei, io metto benzina. Siamo sulla C13 per andare verso, non me lo ricordo, lo metterò da qualche Maria Maronuzza con metà serbatoio per non appesantire la motocicletta. Noi, siccome viste le condizioni di obesità nella quale ci troviamo, non possiamo fare tutta la traccia di Alessio, andremo a Espot, capito? E riusciamo a vedere un posto bello, dovrebbe essere, che è il punto più alto della traccia di Alessio, andandoci da un'altra parte, fregando tutti quanti, capito? Anziché fare fuoristrada, rovinare moto, sospensioni, già siamo male combinati. No, facciamo così. Toro, la perfezione. Sole, temperatura bassa, giusta, il verde, le strade belle pulite, tranquille. Cosa vuoi di più? Questa moto è stata studiata ultimamente per abbassare il più possibile i pesi, cercare di aiutarmi nel fare fuoristrada in coppia e piena di bagagli. Ce l'avremmo fatta, lo scopriremo forse fra poco. Guarda che bello qua. Vabbè amore, finora è tutto molto semplice, ora vedremo. Che c'è amore? Questa è una pendenza che con te non riesco a fare. Sta cagando talmente addosso. Sì. Perché 4 botte le prese, penso, no? Sì. Dai. No, prima sali tu. A scendere ti voglio. Vediamo se ti trovo un passaggio con qualche fuoristrada. Se ti do anche il borsone, questo qua. Tremunzione mi Se devi ti do... dare. Che pendenza che c'è? Ho capito, ma tu l'hai voluto fare. Io che ti posso dire? Come è fatto? Scendo dalle altre strade, quelle che sono segnate dalla traccia. Stupidamente mi sono fidato di Google Maps che mi ha fatto risparmiare strada, ma chiaramente mi sta facendo salire su un muro piatto. La tensione comincia a salire fino a che mi rendo conto che siamo in trappola. Torre di controllo, chiama Gianluca. Le comunichiamo che siamo ufficialmente delle teste di cazzo. E lui me le dà come tratto largo, capito? Quindi semplice. È una cosa che si può fare naturalmente. Quindi le vai a vita. Tu! Guarda che è difficile tenere 400-300 kg da mantenere in equilibrio su una salita del genere. Io non saprei come farla scendere. Cioè io a salire, ma a scendere non lo so. Cioè restiamo qua, praticamente. Restiamo qua. Vabbè, il mangiare ce l'abbiamo. Ho capito, ma domani è la stessa cosa. Vabbè, saliremo in fuoristrada sulla quale caricare almeno te un po' di bagagli. Donne! Donne! Lo volete? È un pezzo d'uomo di carne e passione. Ve lo potete prendere. Io ho dato. Dopo 10 anni è andata. Sono 11. 11. È bello frollato. Almeno l'umore resta alto. Basta, non devi più parlare. Le donne vengono attirate da questo, dalle cose estreme. Io non lo so perché continuavo a ridere. La situazione stava diventando sempre più complicata per le mie capacità. Non pensavo più nemmeno a riprendere se non nelle soste. Amore, il problema te la devi fare fino là sopra. Fino là sopra te la devi fare. Io non so come fino a lì su ci sono arrivato, fino a davanti a un filo elettrificato. Non posso più nemmeno ripartire. Non so come fare. La butto a terra.
viene meglio così. Dobbiamo aprire quel cancello e dobbiamo spingere tutte e due la motocicletta. Non ho altre soluzioni. Penso di aver rovinato il viaggio e il mio sistema nervoso va in tilt. Così. Di Osman e Google Maps non basta più. Basta più. Io ho finito. Ho finito con il mondo adventure, ma accatto un fuoristrada, questa è la volta buona che me ne convinco. La mocetta non la voglio più vedere. Che se avessi avuto una macchina là, sarei tornato a marcia indietro con la moto, invece mi cagavo e non l'ho fatto. Ho detto andiamo avanti che preferisco salire, sì salire. Guarda dov'è ancora il cazzo di salita. Scendo dalla moto, cominciamo a spingere, anche con il motore acceso la ruota slitta, in qualche modo la portiamo su. Io esplodo quasi fino alle lacrime, lancio tutto l'abbigliamento in aria e parto a piedi a cercare una traccia percorribile. Ora noi là non siamo punte a capo. Là, io spero che là di trovare un sentiero. Io devo capire dove cazzo siamo. Noi dove minchia siamo venuti? Siamo venuti da qua. Qua c'è una strada che scende e che va lì. Questa qui. Ma ci rimettiamo sulla strada, giusto? Spero di sì, amo. Io quella sto cercando di prendere. Ce l'abbiamo fatta e ci sentiamo come dei marinai che avvistano la terraferma. Facci una foto e quando saremo vecchi questa qua sarà una delle cose da ricordare con molto rancore. Vedete il paesaggio, no? Signore e signori, la vera eroina della giornata si va a mettere in posa. Oggi se non fosse stato per lei non avremmo fatto niente. Guarda quanto è speciale. Guarda quanto è speciale. Pare fa che sia tutta così. Così. Mi sta benissimo così. Lei, un rifugio, è arrivato il momento di andare a casa perché ci abbiamo esagerato. Dopo che si è scalata praticamente l'Everest a piedi, voleva anche dormire nel rifugio, ma cioè io non lo so, meno male che ci sono io che la fermo. Sei una vichinga. Questa ti sembra un'autostrada? Amore, con i nervi a pezzi, un polso distrutto, vogliamo ricaricare nella fonte di Santa Caterina un poco d'acqua. Madonna, è stato allucinante. Non è possibile che a me mi devi finire sempre così, sempre con sta benedetta strada, strapiombo. Ma non c'è uno sport dove non ci sono strapiombi? Sì, un qualcosa dove mi posso applicare, dove non si deve morire per forza se si cade. Il golf. Cosa hai detto che è questa qua, la Torre di Babele? No, l'hai detto tu? Ora mangiamo, dopodiché cerchiamo un posto dove andare a dormire. Dopo l'epica scalata di Liliana Messner mi sembrava d'obbligo portarla in un posto normale a dormire. Un letto, una cena, insomma, qualcosa per farmi perdonare. Vuoi spiegare brevemente cosa faremo oggi? Velocissimamente. Ancora fuori strada. Perché? Perché è così. Andare a fare fuori strada. Perché oggi potrebbe essere l'ultimo giorno che vediamo qualcosa di spettacolare. Che poi c'è il rientro e quindi sarà solo strada. È finita più o meno. Non è finita fino a quando non è finita. Allora, vuoi dire qualcosa di fronte a questa vista? Bellissimo, ne vale la pena sempre. Guarda qui un altro pezzo di Pireneo.
ringraziare Alessio perché oggi la traccia sua l'abbiamo seguita. Ecco. Grazie Alessio. Tutto fatto a una folle velocità di 12 km/h, guarda che strada. Qua se partiamo dritti. Sta prendendo a fuoco la moto, quindi ci fermiamo un po'. Guarda dove ti ho portato. Altra pausa pranzo on the road. Oggi il menù prevede pane col miele, può essere valutato come cibo gourmet, no? E tu quando vai a mangiare il cibo gourmet cosa fai? Non mangi un cazzo, quindi stessa cosa. Buono questo miele, ma che cos'è? È più bello di quello di prima. Miele di eucalipto. Sì, si sente. Già mi sto liberando tutto. Questo odore di letame che ti riempie i polmoni. Ci ritroviamo presto ad Andorra dove avremo diverse sorprese. Stavolta era buono, certo, chiaramente c'è sempre il casino dell'esplosione dei nostri bagagli. Questo lo ricorderò come uno dei momenti più belli del viaggio. Fare la benzina a 1,40 è emozionante anche prendere la moto. Senti che bel rumore. Bevine più che puoi, oggi ci faccio un pieno, grazie a Dio lo faccio uscire anche dalle orecchie. Amore, saluta Andorra che si è fottuta 20 euro di credito e ci ha fatto risparmiare però sulla benzina. Di credito sul cellulare, maledetti. Da questo momento resteremo concentrati solo sul ritorno, ma prima c'è una cosa che dovete conoscere. È arrivato il momento di parlare della punta di diamante. Ma signore, benedetto, mentre mi sto cambiando devi iniziare. Stato e sopportato per quasi 2000 km. Le strade sono state quelle che avete visto. Vogliamo precisare che è di un materiale riciclabile, che in questo momento il green va molto di moda. Molto sentito. Molto sentito. Quindi materiale riciclabile, poi cos'altro? Leggerezza assoluta. Irreperibilità. In ogni cantiere. Ed ecco a voi, in anteprima mondiale, anzi per chi mi segue su Instagram è già stata vista, la piastra Touritech. Ha supportato 12 kg. Potete riceverla con serigrafia personalizzata del colore che volete. Diciamo che Touritech ci ha supportato e volevamo ringraziarla per questo in questo viaggio. E quindi devi fare la chiusura seria. Giusto, seria. Grazie Touritech per questa opportunità di testare i tuoi prodotti, è stato bello, sono stati utili. Alla prossima volta. Ciao. Non è stato facile, forse rispetto agli altri anni è un po' più difficile. Secondo me siamo solo vecchi. No.